Benvenuti e bentornati sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Sonia e in questo canale ti insegno come realizzare capi d'abbigliamento ed accessori. Ma adesso non perdiamo subito tempo perché voglio presentarti lui, il mio nuovo portacarte, realizzato interamente in cordino con una chiusura a bottone magnetica. Può contenere tranquillamente fino a 3 carte, ma le tasche, come potete vedere, si allargano molto, quindi potete mettere all'interno più carte insieme. Ha 2 tasche qui sotto e una tasca posizionata sopra. Naturalmente qui all'interno non è l'ideale metterci delle monetine, però delle banconote ci possono tranquillamente stare. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. Di lasciare un like come supporto, così facendo aiuterai la piattaforma YouTube a spingere sempre di più il mio tutorial e sempre più persone lo troveranno. E se vuoi seguirmi anche su Instagram mi trovi come 1000 creazioni Sonia. Prima di proseguire con i materiali mi sono dimenticata di metterne uno molto importante e che è il bottone magnetico di quelli che si possono andare a cucire. Questo l'ho preso su Amazon ed è da 14 mm. Per realizzare il nostro portacarte io ho utilizzato circa 60 grammi del cordino sublime della Tessiland, poi ho utilizzato un uncinetto numero 2,5, dei marcapunti forbici, ago tirafettuccia, del filo per cucire. In questo caso io l'ho utilizzato nero perché non avevo lo stesso colore del cordino. Se voi avete lo stesso colore del cordino utilizzate quello, e in più ci servirà anche un ago per cucire. Come prima cosa devo avviare un totale di 58 catenelle. Una volta fatte le 58 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a realizzare maglie basse. Quindi devo andare a lavorare un totale di 57 maglie basse. Finito il primo giro a maglia bassa, dobbiamo proseguire a lavorare giri di maglie basse così come si presentano, quindi catenella, giro e lavoro e vado a lavorare di nuovo un giro a maglia bassa. Ho finito di lavorare i miei giri a maglia bassa e ne ho lavorato un totale di 12 e sono, vi dico anche i centimetri, 6 centimetri in altezza e 31 centimetri in larghezza. Adesso dobbiamo proseguire, ma non andremo a lavorare di nuovo tutte le maglie, ma bensì dovremo andare a lavorare 18 maglie basse. Quindi catenella, giro il lavoro e vado a realizzare 18 maglie basse. Ho lavorato le mie 18 maglie basse, vedete? A questo punto faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo di nuovo a lavorare 18 maglie basse. Devo proseguire a lavorare giri di 18 maglie basse. Ho finito di lavorare i miei giri di 18 maglie basse e questo è il risultato. Io ho lavorato un totale di 27 giri ed è un totale circa di 20 centimetri. 20 sempre per 31. Adesso il nostro lavoro è quasi concluso, quindi possiamo andare a chiudere e tagliare il filo. Facciamo una catenella e tagliamo il filo. Lo taglio in questo punto leggermente lunghetto, così con il filo che abbiamo già attaccato possiamo direttamente andare a cucire un lato del nostro portacarte. Io ho contato 24 giri e ho inserito il mio marcapunti. A questo punto questa parte dovrà essere piegata in questo modo. 24 giri equivalgono a 6 cm, che è l'altezza di una carta, quindi lo andremo a piegare in questo modo. I giri che
ci saranno qui, tra virgolette, in più, serviranno in modo che noi possiamo andare a chiudere il portacarte. Quindi questa parte la dobbiamo piegare da così a così e poi dovremo andare a cucire i due laterali qua. Quest'altra parte la piegheremo prima in questo modo, così, e poi ripieghiamo sopra. E questa parte dovremo chiuderla da questo lato e poi qui in basso. Vi faccio vedere, vedete? Così è più o meno come è il nostro portacarte concluso. Questi giri in più serviranno semplicemente perché noi dovremo andare a posizionare in questo modo il nostro portacarte, quindi i giri in più sono questa parte superiore che ci serve per piegare, per chiudere il nostro portacarte. Adesso vi faccio vedere come andare a cucire questo laterale, anzi questo perché da questa parte ho già il filo, e poi voi andate a fare lo stesso identico procedimento in tutti i laterali e poi qui sul fondo. Io sono andata a bloccare il mio lavoro con dei marcapunti in modo da non spostare il punto dove devo andare a cucire, in modo che appunto io vada a cucire nel punto giusto. Ho già inserito il mio ago tirafettuccia, il mio filo nell'ago tirafettuccia, e adesso devo andare a unire le parti. Io faccio in modo che il filo si trovi da questa parte e andrò a entrare dove è il marcapunti, vedete, in questo modo, e farò passare l'ago con il filo. Di nuovo entrerò da questo lato, prenderò un altro punto, faccio passare il filo in questo modo e tiro. Qui fatti i primi punti, tolgo i marcapunti anche perché mi sta dando fastidio. Sistemo bene il filo della cucitura, ok, e stringo. Di nuovo entro da questo lato per andare in quello dopo. Devo proseguire a cucire in questo modo per tutto il laterale. Una volta finito di cucire tutto il laterale, rientro nell'ultimo punto che ho fatto e vado a passare all'interno del filo in modo da creare un nodino. Creato il mio nodo, posso andare a disperdere il filo nel lavoro. Una volta nascosto anche il filo, posso tagliare l'eccesso. Adesso dobbiamo ripetere questo tipo di cucitura sia da questa parte e sia per andare poi a cucire i due laterali qui e il fondo. Questo è il risultato una volta cuciti tutti i laterali e il fondo. Vedete? Adesso dobbiamo andare a mettere il bottone per chiudere. Adesso devo prendere il mio bottone magnetico e dovrò andarlo a posizionare
in questo modo, naturalmente al centro, così come poi andremo a piegare, il bottone si chiuderà e rimarrà chiuso il nostro portacarte. Allora, io ho già iniziato a bloccare il mio bottone perché così mi viene meglio farvelo vedere. Vi faccio vedere come andare a bloccare un lato. Tutti i lati sono gli stessi, quindi una volta che vi ho fatto vedere come fare uno, potete continuare con gli altri 3 e poi con l'altra parte. Allora, io sono entrata in un punto della maglia, ho preso proprio il pezzo di filo, non sono entrata con l'ago in modo da non rovinare il filo. Entro nel bottone, dell'asolina del bottone, e faccio passare il filo. Rientro nello stesso punto, lo prendo tutto per intero, quindi non passo attraverso il filo, ma prendo tutto il filo. In questo modo faccio passare l'ago e tiro. Di nuovo rientro nell'asola del bottone e ripeto di nuovo lo stesso procedimento per un paio di volte in modo da bloccare bene il bottone. Una volta che siete sicuri che l'avete bloccata bene, potete passare all'altra asolina facendo passare il filo all'interno delle maglie. Una volta quindi che avete cucito le due parti del bottone, il nostro portacarte è concluso. Eccolo qua.